E meno male che per Marc Marquez i favoriti in Qatar erano suo fratello Alex e Pecco. Lui però sigla la pole da paura, stampando un incredibile 50,499, nuovo record della pista, battendo proprio suo fratello di appena un decimo. Martin sfigatissimo, rookie velocissimi, pressioni delle gomme, penalità. Andiamo a vedere cosa è successo in Qatar. La situazione post qualifica vede, oltre ai Marquez davanti, Quartararo che fa un giro incredibile che gli vale il terzo posto a poco più di 2 decimi e mezzo dalla pole. Era una vita che non si vedeva Fabio in prima fila, forse credo 2023, ma lo sappiamo che molte volte sul giro secco riesce a guidare sopra i limiti della sua Yamaha. Purtroppo la gara è sempre tutto un altro paio di maniche e i problemi di prestazione sul passo di gara escono sempre e come puntuali come un orologio svizzero. Dietro di lui ottimo, morbido quarto, seguito dal suo compagno di squadra Diggia e un grandissimo Viñales, primo delle KTM. Nulla da dire, quando Maverick è in palla è davvero velocissimo. Grande deluso invece è Pecco, che si stende durante il giro buono e bella gita nella ghiaia che gli costa 11° posto in griglia e costretto a una grande rimonta. 13° poco in palla Bez, ancora impegnato a capire la Priglia, seguito dal suo compagno di squadra Jorge Martin, appena rientrato dall'infortunio e niente, purtroppo ne parleremo tra poco. Nella gara sprint Marc Marquez scatta dalla pole position come un missile e non ce n'è per nessuno. Mantiene la testa dal primo metro, saluta tutti guidando con una precisione chirurgica fino alla bandiera a scacchi. Vince la sprint con margine, si riprende la vetta del mondiale mandando anche un segnale forte. Lo zero di Austin è stato solo un fastidioso imprevisto. Alle sue spalle, che sorpresa, il fratello Alex Marquez. Morbidelli tira fuori un'altra solida prestazione alle quali stiamo iniziando ad abituarci. La vera sorpresa è però Aldeguer, velocissimo, quarto, sempre più a suo agio tra i big e, l'avevo detto, lui lo avremmo visto presto davanti. D'altronde è in una situazione perfetta, non ha particolari responsabilità, è alla seconda guida, come compagno a uno che fino a ieri era in testa al mondiale e si gioca tutte le gare con Marc. Quindi Fermin ha anche i dati per imparare come guidano quelli là davanti già in casa e vi assicuro che questo accorcia molto il percorso di apprendistato e performance di un pilota. In questa gara corta Quartararo riesce a limitare i danni chiudendo con un ottimo quinto posto che dà speranza, peccato perché era quarto, ha sbagliato l'ultima curva ma le sue speranze vengono disilluse domenica. Sesto Diggia, settimo ancora un ottimo Ogura che da rookie sta facendo vedere delle ottime cose, ma Pecco ottavo, sempre alle prese con i suoi problemi cronici della sprint, zero feeling in frenata e grandi difficoltà a superare. A proposito di Qatar e di roba in giro per il mondo, l'unico modo che hanno tutti gli addetti ai lavori per sfruttare il loro telefono ed avere la connessione anche quando non hanno la possibilità di avere il wifi è proprio l'iSIM. Che cos'è l'iSIM? Lo dice la parola, è una SIM-E, ovvero elettronica virtuale, serve a rimanere connessi dove con i nostri operatori telefonici non potremmo esserlo. Io ho sempre utilizzato un altro sistema di eSIM, però da quando uso Saily c'è una cosa che è un grande vantaggio, ovvero l'app. Fai tutto da lì in 2 minuti. Prima era PC, poi telefono, poi la mail di conferma, qua 2 click e hai finito. Tutte le volte che devi andare in giro, tipo ad esempio questo weekend ero a Barcellona, vai sull'app, scegli il paese per il quale ti serve la connessione, quindi l'iSIM, la acquisti, la attivi in un attimo, parti a navigare. Se per sbaglio hai un problema, c'è l'assistenza H24, 7 su 7, e se per caso, come per il circus della MotoGP ti muovi tanto, esistono anche i piani regionali. Che cosa sono? Piani dati internet che valgono in una regione, ossia un insieme di stati dello stesso territorio o continente. Esempio, il piano regionale Europa contiene 35 paesi, il piano regionale dell'Asia contiene i paesi dell'Asia. Questo significa che attivando la eSIM hai una serie di paesi dove puoi navigare senza dover attivare un piano diverso per ogni paese. Detto questo, se viaggiate tanto, scaricatevi l'app di eSIM che è veramente a prova di errore perché è semplicissima e se inserite il codice Mazzuoli avrete il 15% sull'acquisto. Tornando a noi, abbiamo visto quello che è successo nella sprint, mentre per la domenica cambiano le cose nella gara lunga. E già alla prima curva, primo colpo di scena. Marc scatta bene, Alex Marquez subito dietro e subito alla curva 1 i due fratelli si toccano. Qualche pezzo di aletta vola via, ma per fortuna entrambi restano in piedi. Ora, sull'incidente se ne sono dette tante. In realtà anche Marc ha ammesso anche lui che è stato un suo errore. In realtà quando sei davanti a un gruppo, soprattutto in partenza e soprattutto considerato la staccata al limite di Marc,
per girare la prima curva ha fatto sì che dovesse per forza fermare di più la moto del solito e ripartendo da una velocità più bassa ha chiesto di più alla gomma che, non essendo ancora perfettamente in temperatura, gli è partita, ha chiuso un po', nel mentre dietro suo fratello era talmente vicino che non poteva aspettarselo e si sono toccati. Nulla di che, incidente di gara normale. Ad approfittarne però Morbidelli si infila come un gatto e prende la testa della corsa sfruttando il caos. Nel frattempo Pecco parte fortissimo dal suo 11° posto e al termine del primo giro è già 8º. Sembra avere un passo di gara spaventoso, ma il traffico davanti lo rallenta. Jorge Martin fatica con la sua Aprilia, prova a tenere il ritmo nei primi giri, poi inizia a perdere terreno visibilmente limitato dall'infortunio. Il problema poi di quando hai qualche frattura e ci devi anche guidare sopra lo vediamo dopo. Nel frattempo là davanti succede l'incredibile. C'è Alex Marquez che tenta un attacco su Digia per il terzo posto, gli tira una carenata e entrambi finiscono larghi. Fabio alla peggio perde un botto di posizioni, mentre ad Alex viene dato un long lap penalty. Ecco, qui Alex si è scusato, ha sbagliato, per fortuna non è successo niente, ma Di Giannantonio ha pienamente ragione. Non è possibile che un pilota che mi rovina la gara arrivi 7º. Ci starebbe una norma più severa per contenere i sorpassi più azzardati, almeno per fare da deterrente e poi giudicare ogni singolo caso quando avviene il fatto. Detto questo, peccato per Digia, perché secondo me avrebbe potuto giocarsi il podio anche più di Morbidelli. E Bagnaia, Pecco fa un po' da elastico, ma non riesce mai a rosicchiare quei decimi che gli servono per arrivare lì davanti. C'è da dire che Viñales, quando è in giornata, è un pilota fantastico. È che di quelle giornate ne ha troppe poche, con una discontinuità incredibile. Nel frattempo anche Bagnaia raggiunge Morbidelli e poi c'è quella che è un po' la chiave della gara di Pecco. Si sorpassa con Morbidelli più volte, che poi deve cedere, ma nel frattempo hanno perso tempo preziosissimo nei confronti di Marquez e Viñales là davanti. Per Morbidelli non capisco la scelta di battagliare così tanto in una fase di gara, direi ancora prematura, poi con un tuo amico e compagno di casa costruttrice. Sì, è vero, quando sei pilota, ok, ma non aveva proprio senso il momento. Andate insieme senza ostacolarvi, poi che vinca il migliore. La dimostrazione di questo è che poi ad avere la meglio è stato proprio Pecco. Negli ultimi 5 giri Marc Marquez fa quello che gli riesce meglio, ovvero martellare fino a raggiungere Viñales, che prova a resistere, poi va largo, ma non c'è nulla da fare. Marc si è gestito alla perfezione e in tasca aveva quello che gli serviva per vincere. Viñales sembra aver conquistato un meritatissimo secondo posto, seguito da Bagnaia e Morbidelli, ma colpo di scena. Dopo la gara i commissari analizzano la pressione delle gomme e scoprono che la KTM di Viñales era sotto il limite minimo. Risultato: penalità di 16 secondi che lo fa crollare dal secondo al 14° posto. Una mazzata incredibile per Maverick, che aveva corso una gara bellissima. Questo fa scalare Pecco al secondo posto e Morbidelli al terzo. A rovinare tutta l'atmosfera c'è però il gravissimo incidente di Martin. Al 13° giro il ritorno di Jorge si trasforma in un vero dramma. Perde l'anteriore alla curva 12, scivola sul cordolo, cade e viene colpito da Di Giannantonio che lo segue da vicino. E stiamo parlando di un punto in cui si viaggia a 180 all'ora. La botta è davvero tremenda e il povero Jorge viene portato al centro medico. Bollettino da brividi: polmone collassato e 11 fratture alle costole. Ragazzi, penso di non avere nemmeno le parole per descrivere il dolore che penso stia provando, non solo fisico. Almeno non c'è nessun danno cranico e soprattutto nessun danno alle fratture pregresse, perché rompere un osso, in questo caso le costole, ci vuole tempo, fa parte dell'enorme lista della spesa di sfighe di Martin dell'ultimo periodo, ma se Digia gli fosse passato sulla mano, raga, sicuro avrebbe finito la stagione, per non dire peggio. Io quando ho visto la scena ero spaventatissimo per le possibili conseguenze. Comunque, visto che molti piloti in MotoGP e Superbike stanno aprendo i loro canali YouTube, consiglio a Jorge il mio format, Le magiche avventure di Jorge Martin, e mi iscriverò. Scherzi a parte, comunque sta bene, è in osservazione perché oltre a quello c'è il pneumotorace che va tenuto d'occhio, ma non credo che lo vedremo a Jerez, quindi Savadori sull'attenti. C'è da dire che è una caduta strana ed è una di quelle cadute che capitano quando fai qualcosa di strano sulla moto e deve essere per forza legato al suo infortunio. In tanti anni non ho mai visto nessuno cadere lì in quella maniera. Inoltre sfiga vuole che dietro ci fosse anche qualcuno, e quel qualcuno era Digia, che tra l'altro dopo la gara ha affermato che quello
è stato il momento peggiore di tutta la sua vita e di aver guidato per il resto della corsa con l'unico pensiero che Jorge stesse bene. E appena sceso dalla moto si è fiondato davanti al box Aprilia per avere notizie. Il povero Fabio era davvero scioccato e, come dargli torto, la dinamica dell'incidente ricorda vagamente quella di Tomizawa Simoncelli, pilota davanti che cade e viene investito, e quello è l'unico incidente del nostro sport che non è prevedibile, non è controllabile o arginabile con misure tipo airbag, eccetera, eccetera. Fa parte del gioco. Per quanto riguarda la gara, che dire, Marc dimostra di non aver accusato il colpo del KO di Austin, anche se solo un pazzo avrebbe pensato di sì. È sempre più leader, sia in classifica generale che in Ducati, e Pecco certamente autore di una bella rimonta, ma troppo debole in qualifica e nelle sprint. E purtroppo, se vuoi davvero competere con questo Marc Marquez, non puoi permetterti nemmeno mezzo passo falso. Campionato già chiuso? Ovviamente no, le gare sono ancora tante, può accadere davvero di tutto, ma una cosa è certa: Pecco deve migliorare le proprie zone d'ombra o le varie aree nelle quali non è competitivo se vuole impensierire appunto Marquez. E parlando un po' di numeri, con questa vittoria Marc arriva a quota 65 e soprattutto ben 114 podi nella classe regina, arrivando a eguagliare Jorge Lorenzo al secondo posto, e l'obiettivo finale è ovviamente battere il record di Valentino Rossi, che in top class è salito a podio ben 199 volte, e tutti noi lo sappiamo, Marc vuole a tutti i costi superare Valentino Rossi, o no? Ma che gara ha fatto Aldeguer? Quinto posto, prestazione super, e nella metà di gara ha tirato fuori un ritmo incredibile e si è andato a prendere la top 5. Certo, grazie anche alla penalità inflitta a Maverick, ma intanto ad approfittarne c'era lui e non qualcun altro. E 7 secondi in una gara come il Qatar sono un distacco a mio avviso nullo dal riferimento. E vi ricordate quella gara a Portimao nel 2024 dove Acosta aveva combattuto finendo poi le gomme sul finale e venne eletto fenomeno rookie? In quell'occasione ne aveva presi 5 di secondi da Martin vincitore. Forse Aldeguer è meno esuberante, ma attenzione, perché la maturità nel fare una gara come ha fatto è molto molto importante. Parlando poi di altre cose positive, nella MotoGP odierna finalmente c'è un po' più di mix di case lì davanti, perché anche la Honda sembra stia risorgendo da un periodo che, ragazzi, c'è da dire però che davanti c'è sempre quella clienti del team di Lucio Cecchinello con Zarco. E a proposito di altri piloti Honda, Marini solo 11° al traguardo sulla moto ufficiale è davvero poco per chi è stato scelto per guidare lo sviluppo della moto. Mentre per quanto riguarda Yamaha, l'unico a salvarsi è Quartararo, che raccoglie il possibile chiudendo la gara, mentre Rins e le due Pramac indietro, con Augusto Fernandez che sostituisce Oliveira, che è arrivato davanti a Miller. Bravissimo. Vero che Fabio ha firmato un contratto milionario per rimanere in Yamaha, però chissà che risultati potrebbe fare su una Ducati, giusto per curiosità. Per KTM il discorso è un po' più complesso, nel senso, qual è la vera KTM? Quella in crisi con Binder e Bastianini, quella da metà classifica di Acosta, o quella che si gioca la vittoria in mezzo alle Ducati di Viñales? Bella domanda, del resto la risposta non ce l'hanno nemmeno loro, perché lo stesso Acosta dice di non capirci nulla. A volte la moto è perfetta, poi all'improvviso l'anteriore diventa ingestibile, non ci capiamo e non capiamo il motivo. Una cosa è sicura: gli aggiornamenti a singhiozzo causati dalla crisi di certo non aiutano, e sicuramente uno come Acosta non sarà lì il prossimo anno. Per la penalità sulla pressione a Viñales è un peccato, però è la dimostrazione come per vincere in MotoGP oggi è difficilissimo, e io credo che nemmeno il team si aspettasse una gara così, ed hanno lavorato per una pressione da gruppo, mentre poi Maverick è andato in testa. Inoltre, quando poi Marc l'ha passato, è andato via subito, quindi quel distacco non gli ha permesso di riportare in pressione lo pneumatico con il calore. Quindi per il mondiale abbiamo in testa Marquez con 123 punti, secondo Alex a 106, Pecco 97 e poi tutti gli altri. La prossima gara è in programma a Jerez tra 2 settimane, posto dove è iniziato l'incubo per Marquez dell'infortunio alla spalla, e luogo dove, secondo i super sostenitori di Pecco, inizierebbe il vero mondiale. Io mi gioco Aldeguer a podio e poi vediamo. Iscrivetevi al canale, che il prossimo video è il secondo test di Misano con l'Aprilia APX. Ciao!